Chi nasce povero muore povero? Benvenuti a questa nuova analisi. Oggi ci tuffiamo a capofitto in un mistero economico che divide l'opinione pubblica da sempre. La domanda è semplice, ma la risposta è complessa. Nel nostro sistema economico, chiunque ha davvero le stesse probabilità di raggiungere il successo, a prescindere da dove parte? Oppure il nostro destino finanziario è praticamente già scritto al momento della nascita? Bene, oggi metteremo da parte le opinioni personali e lasceremo parlare i dati per capire una volta per tutte se le pari opportunità siano una solida realtà o solo una bellissima illusione. C'è una frase geniale del 1966, spesso attribuita a John Steinbeck, che dice: «I lavoratori poveri vedono se stessi come milionari temporaneamente in imbarazzo». È una citazione perfetta perché cattura un contrasto culturale enorme. Da una parte c'è il classico sogno americano, l'idea quasi romantica che con olio di gomito e determinazione si possa superare qualsiasi ostacolo, e che la povertà sia solo un piccolo intoppo temporaneo. Dall'altra parte c'è la vecchia visione europea, abituata a classi sociali storicamente molto più rigide, dove la ricchezza viene spesso vista come un circolo chiuso riservato a chi ha ereditato dei privilegi. Ma la vera domanda è: cosa ci dicono i numeri reali? Sezione 1. Il sogno americano esiste. Per capirlo ci affidiamo a un rigoroso studio economico del 2018 firmato da Alberto Alesina, Stefani Stanceva ed Edoardo Teso. Il cuore pulsante di tutta la loro ricerca è un concetto chiamato mobilità intergenerazionale. Che cos'è? In parole povere è la probabilità che un bambino nato nel 20% più povero della popolazione riesca da adulto a scalare la piramide sociale e raggiungere le fasce di reddito più alte. Questo è esattamente il metro di giudizio inequivocabile usato dagli economisti per stabilire se le regole del gioco sono eque per tutti. Sezione 2. La realtà della mobilità. E qui tenetevi forte, perché i fatti nudi e crudi ci svelano un paradosso pazzesco. Se pensiamo agli Stati Uniti come alla terra delle opportunità assolute, dobbiamo ricrederci. L'America ha una mobilità sociale effettiva inferiore rispetto a gran parte dell'Europa. La probabilità di nascere poveri e restare bloccati nella povertà è del 33,1% negli Stati Uniti. In Svezia si ferma al 26,7%. In sostanza, il paese che ha inventato il concetto di self-made man oggi si ritrova con una rigidità sociale persino superiore al tanto criticato modello europeo. Ma c'è un numero specifico, un singolo dato in questo studio che lascia davvero a bocca aperta: 7,8%. Questa è la reale minuscola probabilità che un bambino povero negli Stati Uniti riesca a fare il grande salto, passando dal fondo assoluto fino al 20% più ricco della popolazione. Stiamo parlando di meno di 8 possibilità su 100 di compiere il miracolo economico. Sezione 3. Ottimismo contro pessimismo. Finora abbiamo parlato di dati reali, ma il vero colpo di scena di questa analisi arriva quando confrontiamo la realtà con quello che le persone credono stia succedendo, ed emerge una spaccatura psicologica profonda. Negli Stati Uniti si tende a indossare lenti rosa, c'è un ottimismo esagerato e la gente crede nel sogno americano molto più di quanto i numeri giustifichino. Attraversando l'oceano, in Europa, succede l'esatto contrario. C'è un pessimismo cosmico. Le persone sono convinte che sfuggire alla povertà sia un'impresa quasi impossibile, decisamente più difficile di quanto le statistiche effettive dimostrino. Guardiamo esattamente come si traduce tutto questo. Negli Stati Uniti le persone sono convinte che quasi 12 bambini su 100, per l'esattezza l'11,7%, ce la faranno ad arrivare dal fondo alla cima. Ma come abbiamo appena visto, il dato reale è solo il 7,8%. I cittadini francesi, invece, pensano che oltre il 35% di chi nasce povero rimarrà povero per sempre. In realtà il dato si ferma al 29,2%. Insomma, le nostre convinzioni collettive vivono in una specie di mondo parallelo, completamente scollegato dalla realtà economica. Ma chi sono questi inguaribili ottimisti? I ricercatori hanno isolato in modo del tutto neutrale i tratti demografici e ideologici di chi vede il bicchiere mezzo pieno. Hanno scoperto che questo ottimismo verso l'ascensore sociale è fortemente legato ad alcune caratteristiche: avere opinioni politiche orientate verso destra, essere intimamente convinti che la povertà derivi soprattutto da una mancanza di impegno personale, non avere una laurea e appartenere a fasce d'età più giovani. Sezione 4. Il ruolo dell'impegno. Questo ci porta a una riflessione cruciale sul valore del sacrificio. Quanto conta davvero rimboccarsi le maniche?
I ricercatori hanno trovato un pensiero praticamente universale, condiviso in tutti i paesi analizzati. Quasi tutti concordano su un punto. Spezzarsi la schiena di lavoro serve, eccome, ma solo fino a un certo punto. Il duro lavoro ti aiuta a uscire dalla povertà assoluta e a conquistare un posto nella classe media. Ma c'è una forte disillusione se guardiamo alla vetta estrema. Pochissimi credono che basti solo l'impegno per entrare nel circolo dei super ricchi se si parte dal gradino più basso. Come se a un certo punto l'ascensore sociale avesse bisogno di una chiave speciale per salire all'ultimo piano. Sezione 5. L'esperimento sulla percezione. Ed eccoci arrivati al momento più affascinante di tutto il paper, un vero e proprio esperimento sul campo. I ricercatori volevano scoprire cosa succede quando le persone vengono messe faccia a faccia con la cruda e spesso deprimente realtà dei dati. Lo hanno fatto in 3 semplici passaggi. Primo, hanno sondato le convinzioni iniziali dei partecipanti. Secondo, hanno mostrato loro una breve animazione che sbatteva in faccia senza filtri i dati pessimistici sulla reale bassissima mobilità sociale. Terzo, hanno chiesto nuovamente ai partecipanti che tipo di intervento statale desiderassero a quel punto. Volevano capire se scoprire la verità potesse far cambiare idea alla gente. Il risultato è lo specchio perfetto della nostra società polarizzata. Davanti agli stessi identici numeri inconfutabili, le persone hanno reagito in modi diametralmente opposti a seconda della loro ideologia. Chi era orientato a sinistra, vedendo quanto fosse bloccato l'ascensore sociale, ha reagito chiedendo immediatamente a gran voce un maggiore intervento del governo per ripristinare le pari opportunità. Chi era orientato a destra, invece, ha perfettamente compreso e accettato i nuovi dati negativi, ma non ha richiesto in alcun modo un maggiore aiuto o una ridistribuzione da parte dello Stato. Per capire questa reazione della destra, che a prima vista potrebbe sembrare controintuitiva, prendiamo in prestito una citazione molto esplicativa di J.D. Vance. Non è colpa tua se sei un perdente, è colpa del governo. Questo pensiero ci fa capire che il non volere aiuti statali non significa affatto ignorare il problema. Semplicemente per questa fascia di pensiero, lo Stato non è la soluzione alle inefficienze economiche, anzi, ne è percepito come la causa principale. Quindi perché chiedere aiuto a chi ritieni stia creando il problema? Analizzando invece nel dettaglio le richieste arrivate da sinistra, notiamo un approccio molto specifico. Non c'è stata una generica richiesta di assegni in bianco. Quello che chiedevano a gran voce era più fondi per l'istruzione pubblica, maggiore spesa per la sanità e tasse sulle grandi eredità. In pratica, una cassetta degli attrezzi mirata a intervenire ai nastri di partenza della vita. L'obiettivo non è garantire che tutti arrivino allo stesso identico traguardo, ma assicurarsi che tutti, e sottolineo tutti, abbiano esattamente le stesse scarpe da corsa alla partenza. Se dovessimo riassumere il succo di questa incredibile indagine in una sola frase, sarebbe questa: l'ideologia è un potentissimo filtro cognitivo. Noi non guardiamo mai i dati economici in modo neutro, li filtriamo costantemente attraverso il nostro specchio politico. Anche quando i numeri sfatano i nostri miti culturali più cari, la nostra fazione politica non ci fa ignorare i fatti, ma plasma inesorabilmente la soluzione che siamo disposti ad accettare. Gli stessi dati portano semplicemente a ricette diverse. E tutto questo lavoro ci lascia con un interrogativo finale, uno di quelli che fanno davvero riflettere a fondo. Quando ci scontriamo con l'evidenza che la ruota dell'economia non gira come vorremmo, noi come società stiamo davvero cercando un modo per garantire a tutti una possibilità concreta? O stiamo solo usando le nostre lenti politiche, che siano intrise di ottimismo sfrenato o di totale sfiducia verso lo Stato, per difendere e giustificare lo status quo? Una domanda fondamentale, e forse la chiave per capire come e se mai decideremo di riscrivere le regole del gioco. Alla prossima analisi.